davvero una piacevolissima sorpresa, che poi credo non sia neanche corretto definirli sorpresa, perché no, basta un po' informarsi e vedere la crescita esponenziale di sti ragazzini giapponesi e io sono qui per celebrarli, proprio di sì, sì, proprio sfacciatamente, direi. Eh sì, perché è una squadra che adesso ha un'organizzazione e anche una qualità individuali in alcuni giocatori che, ripeto, fai anche fatica a definirla sorpresa. Certo è che il Giappone mi ha fatto divertire tanto, confrontandosi con una nazionale di ottimo livello, quale è ovviamente l'Olanda, e due volte va sotto, ma due volte la riprende, ragazzi. Due volte la riprende. Bello, 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 bello. La partita più simpatica. Eh? Possiamo dirlo? Per me sì. Per voi, quale... Una domanda ve la butto subito lì. Qual è stata la partita adesso che vi è piaciuta di più, no? Che avete trovato magari qualcosa di speciale rispetto ad altre? Cioè, siamo veramente all'inizio, quindi ancora magari la domanda la riproporrò anche più avanti. Ma sì, sino ad oggi. Fatemi sapere. Poi ovviamente nella seconda parte riavvolgiamo il nastro e andiamo anche un po' a parlare di Germania Curaçao, che inizialmente mi aveva anche quello un pochettino spiazzato, se vogliamo. Poi invece è arrivata una goleada che era quello che mi aspettavo in realtà. Ma ci arriviamo per gradi. Prima, come al solito, se volete, vi invito a spolliciare, iscrivetevi al canale per seguire magari i prossimi contenuti. Vi ricordo sempre che in descrizione trovate anche gli altri profili: canale in inglese, canale sulla piattaforma Viola per fare le live. E quindi domani sera ci saremo di nuovo. Guarderemo il Belgio magari insieme a voi. Quindi iscrivetevi, fate un po', no? Come più vi aggrada. Grazie. Grazie davvero per commenti e tutto il resto. No, mi ha stupito il fatto che quando c'era da difendersi il Giappone l'ha fatto anche magistralmente, perché poi al netto di tutto io non credo che l'Olanda abbia avuto chissà... Non ci sono state occasionissime, sino proprio no, nella seconda parte poi. Perché? Perché c'è stata un'organizzazione oculata, un'attenzione anche ai dettagli, se vogliamo, e la partita per forza di cose è dovuta sbloccarsi su non una palla inattiva prolungata, diciamo, perché Van Dijk si trovava lì perché l'occasione nasce da una palla, da una palla inattiva. Ma prima, davvero, io ricordo solo, magari poi, sai, tra le tante cose ti sfugge, ma ricordo l'occasione di Malen, che se l'ha guadagnata praticamente da solo col suo solito modo di protegge palla in maniera incredibile sto ragazzo, e Suzuki fa una grande parata, duello italiano nella fattispecie, italiano in quanto due giocatori che militano nella nostra Serie A. Però ripeto, dopo organizzazione, il Giappone quando poteva ripartiva, lo faceva secondo me anche bene, ha avuto un'occasione, come si chiama, Nakamura? Io quando penso a Nakamura penso all'ex Regina. Regina, giusto? Pare di sì. E poi l'altro, l'attaccante, che si è portato la palla, era in posizione un po' angolato, l'ha lasciata scorrere. No, si muovono bene i giocatori, si muove veramente, veramente bene. Sì, Ueda era, Ueda. Però dicevo prima, non possiamo neanche etichettarla e catalogarla come sorpresa il Giappone, perché ragazzi ci sono tutti i giocatori comunque che hanno un profilo anche internazionale. Pensiamo a Doan, pensiamo allo stesso Kamada, Maeda, Kubo. Sono tutti profili che già conoscevamo. E questa è una squadra che ormai, ripeto, cioè, credi, poi una cosa che mi ha fatto molto ridere, che non mi ricordo se era il telecronista o Stramaccioni, che diceva il problema magari sarà quando poi dovranno impostare loro. Ecco, due volte che sono andati sotto e ti hanno fatto vedere che
hanno le armi poi per cambiare anche il canovaccio tattico, no? L'approccio e lo stile di gioco, ce l'hanno le armi. Ha anche cambiato qualcosa tatticamente il mister nella seconda parte e infatti nel finale io ho visto semmai un Giappone più voglioso, più con lo spirito per vincerla. Ripeto, contro un'Olanda che è una signora squadra, perché poi l'Olanda, abbiamo visto col gol di Summerville, come no? Ti possono da un momento all'altro trovare la giocata. Eppure il Giappone ha tenuto veramente botte, l'ha fatto alla grande, grande risultato, grande prestazione, poi pareggio che sapete, in questa fase lo diciamo mille volte, non sposta granché, ma perché passano un po' tutte. E questo è. Velocemente voglio andare a dire la mia anche su Germania-Curaçao, perché sì, un po'. No, perché ci sono state tante partite in cui io mi aspettavo un divario netto e invece ho visto comunque che c'è una sorta di organizzazione da parte di tutte le nazionali. Curaçao, davvero una nazionale composta giustamente proprio da un indice numerico molto limitato per quanto riguarda la loro popolazione, la più piccola se non sbaglio dell'intero mondiale, delle altre squadre, e quindi mi aspettavo proprio già subito un divario netto, invece no, si porta in vantaggio la Germania, allora addirittura la mettono di nuovo in parità e la Germania si riporta avanti, se non sbaglio, al 37esimo, cioè nel primo tempo, fino al finale del primo tempo, ha anche tenuto botta il Curaçao. Io invece mi aspettavo proprio che si schiantasse immediatamente, che non ci fosse proprio per nulla gara, e invece no in parte, perché poi alla lunga il divario c'è stato, e come se c'è stato, e sotto tutti gli aspetti praticamente, tecnico, tattico, qualitativo, a 360 gradi, troppo dislivello sia nella fase difensiva sia nel gioco, non c'è stata storia, quindi ecco, qualche squadra, tra virgolette, anche se è brutto dirlo, ma qualche squadra materasso a questi mondiali c'è, quando l'allarghi così a tante compagini, diciamo così, è normale, quindi paradossalmente sarebbe stato anormale il contrario. Tanti gol, quindi ci siamo goduti tanti gol, quello di Musiala, bello il tocco sotto di Havertz nel finale, quale gol? Forse il più bello, forse proprio il primo, la combinazione come di piatto, che tra l'altro il giocatore, come si chiama? Ragazzi, il centrocampista che ha segnato appunto, bravo, veramente forte, forte, forte. Non mi viene il nome, lo voglio vedere, Germania. Oh, non mi viene il nome però lo devo recuperare. Mecia, giustamente, Mecia. Bravo, veramente, veramente, veramente bravo. Sì, prendo quello. Se non mi ne perché poi su 7 gol te le anche dimentichi. Però credo che sì, indubbiamente, credo. Mi prendo quello. E va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se volete commentate, likeate, iscrivetevi al canale, fate un po' quello che più vi sta a cuore. Intanto io vi abbraccio e vi auguro buonanotte perché comunque sì, mezzanotte, sì, buonanotte.